Nei giochi Pokémon di quinta generazione si trova uno dei luoghi più misteriosi e affascinanti della saga, le rovine degli abissi. Per anni la community ha cercato di decifrare il significato delle criptiche iscrizioni al loro interno, dando vita alle più disparate teorie. Ma ancora oggi le rovine lasciano più di qualche dubbio. Beh, signori, la tanto agognata soluzione al mistero non posso darvela di certo io, ma posso aggiungere un pezzettino al puzzle. C'entra il sovrano del Team Plasma N, c'entra la musica e c'entrano i numeri primi. Bentornati amici, sono Axo e questa è l'8ª puntata delle mie raccolte di fatti oscuri sull'universo Pokémon. Al solito ricordo che non ho inventato niente. Non sono un vero archeologo, ma solo un appassionato studioso. Viene quasi tutto da Reddit e Tumblr e andiamo. Oggi ho preparato un episodio dedicato alle piccole cose sintomo di grande cura. Quei dettagli che una volta erano molto frequenti nelle opere di Game Freak e che ancora oggi, ogni tanto, qualche matto decide di inserire. Probabilmente rischiando il licenziamento, visto l'andazzo, sia mai. E allora partiamo da qui, uno di quei misteri che viene comunemente relegato al ruolo di gag divertente. Orocea, Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Forse ricorderete un NPC dalla linea di dialogo quantomeno curiosa. Da dove vieni? E al giocatore si apre una finestra a risposta multipla. Solo che le uniche due risposte sono sì e no. Voi non lo sapete, ma io il copione l'ho scritto apposta così per poter dire. Facciamo un passo indietro. Torniamo all'inizio della storia di Pokémon. Anzi, ma che dico all'inizio? Torniamo ai primordi di Pokémon. Prima dell'uscita di Rosso e Verde in Giappone. Un team di una decina di disperati sta lavorando come matti da anni per dare vita al sogno di Satoshi Tajiri. Il team è Game Freak e il sogno è Pokémon. Per un certo periodo durante lo sviluppo dei primi giochi, il team di Game Freak alloggia in un appartamento chiamato Hightown. Ora, per noi occidentali era assolutamente intraducibile, ma in giapponese ha tutto un senso. La parola sì in giapponese si dice hai, pronunciato molto simile a hai, alto in inglese. Nei giochi giapponesi, infatti, rispondendo sì alla domanda da dove vieni, l'NPC dirà al giocatore Hightown? Mai sentita. Ovviamente per un bel po' non ha avuto senso nemmeno per i giapponesi sto dialogo, ma recentissimamente in uno stream per il trentennale della Software House ci hanno rivelato la storia pazzesca dietro la gag. Magnifico, grandi ragazzi, ora fate un remake di Bianco e Nero fatto bene, grazie. Andiamo avanti di una generazione e parliamo del simbolo della regione di Sinnoh, il Monte Corona. Personalmente non mi ero mai accorto di questa differenza, ma nella grotta dove c'è il dipinto che copre il passaggio per la vetta lancia, in Pokémon Platino hanno aggiunto un sasso. E voi giustamente direte, Axo, ma veramente a questo livello siamo? Esattamente, cosa ce ne frega di un sasso? E invece io vi dico che è interessante. Perché quell'inutile masso lì che in Diamante e Perla non c'era, inutile non è, perché serve a prevenire un quasi soft lock del giocatore. Pensateci, cosa c'è in Pokémon Platino di un po' più grande che manca in Diamante e Perla? Bravissimi, il mondo distorto. Ora, nel mondo distorto servono 2 MN per procedere, Surf e Forza. Se non sbaglio cascata non è necessaria, anche se c'è quella famosissima cascata a testa in giù. Surf il giocatore ce l'avrà per forza su un Pokémon della squadra, perché per accedere alle grotte che conducono alla vetta lancia, Surf è obbligatorio, per cui al mondo distorto proprio non ci arrivate se non ce l'avete. Tuttavia, per quanto riguarda Forza, effettivamente nel Monte Corona di Diamante e Perla non era obbligatoria per raggiungere la vetta lancia. Ecco allora che in Pokémon Platino sbuca questo simpatico sassolino che vi ricorda. Amico mio, guarda che Forza ti serve, altrimenti poi dal mondo distorto devi tornare indietro a piedi. E noi te lo sconsigliamo. Brava Game Freak. Ah, e a proposito di vetta lancia, questa è sì una piccolezza, ma una piccolezza veramente inutile, al limite dell'inspiegabile. Nella versione Diamante e nella versione Perla, il pattern delle colonne che compongono i resti dell'antico tempio di Sinnoh è specchiato. Guardate, vi giuro, non riesco a trovarci una spiegazione di lore nemmeno impegnandomi. Figuratevi qualunque altro tipo di spiegazione. Volevano differenziare le due versioni, ma insomma, non so se qualcuno se ne fosse mai accorto, ecco. E in Platino? No, niente, in Platino ha un altro pattern ancora. Ci sta. C'è un altro luogo molto particolare, in quarta generazione, che porta con sé l'aria e l'alone di antico mistero che aleggia sulla vetta lancia. Le rovine Sinjo di Heart Gold e Soul Silver. Situate secondo la lore a metà strada tra le regioni di Johto e Sinnoh, furono il punto d'incontro tra i due antichi popoli. Parliamo di una mappa molto piccola, chiaramente ispirata da un lato alle rovine Alfa e dall'altro proprio alla vetta lancia.
esplorabile dal giocatore solo tramite il famosissimo evento di Arceus. Recandoci nel laboratorio di ricerca delle rovine alfa con letteralmente Dio al nostro seguito, uscirà dalla porta con una certa impetuosità il capo archeologo, che, vedendo Arceus, ci chiederà di seguirlo all'interno delle rovine alfa. A questo punto Arceus fa cose da Arceus e ci teletrasporta al tempio delle rovine Sinjo. Oggi però non voglio ripercorrere cose che sapete già, perché sì, è l'unico modo per ottenere Giratina forma origine in Heart Gold e Soul Silver. Sì, sarà possibile ottenere un secondo Pokémon del trio leggendario di Sinnoh ripresentandoci alle 3 aree con un Arceus diverso. Sì, è l'unica circostanza nei giochi Pokémon dove vengono mostrate immagini del mondo reale, ma noi siamo qui per parlare di piccoli dettagli sintomo di cura maniacale. E allora, sapevate che interagendo con Arceus proprio in questo luogo potremo leggere un dialogo segreto non presente da nessun'altra parte? Arceus si rivolge al cielo e lancia un urlo terribile. Cosa significa? Non sono io la figura adatta a spiegarvelo perché non lo so, ma sappiate che succede solo qui. E adesso, siccome altrimenti poi mi dite che parliamo sempre solo delle vecchie generazioni, no, non è vero che non ci sono piccoli dettagli e attenzioni anche nei giochi più recenti. Sono solo nascosti dietro una patina di torbido, alle volte. Pokémon Spada e Scudo. Abbiamo appena finito di retrospettivarli, quindi ce li ho belli freschi. Qual è la nuova meccanica che caratterizza le lotte in palestra della regione di Galar? Bravissimi, la Dynamax. Eppure c'è un capopalestra sugli 8 totali che, provenendo da una piccola cittadina dimenticata dall'amministrazione galariana, non ha a disposizione uno stadio adatto a fare ingigantire i Pokémon e quindi la Dynamax non la utilizza. Cosa possiamo fare per dare giustizia alla battaglia anche contro il povero Ginepro? Facciamo così. Ad Obstagoon, il suo asso, diamo 252 VS in difesa e 252 in difesa speciale. Non saranno i punti salute monster dei Pokémon Dynamaxizzati, ma sicuramente diventerà un pochino più difficile da mandare al tappeto, a meno che non abbiate una mossa di tipo lotta. Una qualunque. Anche piccolo pugnettino gentilissimo, quasi carezzevole. È pur sempre una 4x. Ci hanno provato, suppongo. E per la prima volta nella storia di questa serie, non ci crederete, ma sì, sta per succedere. Ho un fatto su Scarlatto e Violetto. Ce l'abbiamo fatta. Il sound programmer freelance Sho Iwamoto ha dato una punta di grazia ai 2 titoli più barbaramente sviluppati dell'intero franchise. Assegnatogli il compito di lavorare al sound design ambientale della regione di Paldea, Iwamoto non sceglie la strada del compitino, ma quella artistica. Passa diverso tempo a visitare zoo e ambienti naturali dove fosse possibile ascoltare attentamente i suoni degli animali nelle diverse zone e a diverse ore del giorno, e decide di tradurre il mondo reale nel linguaggio dei Pokémon. Viene quindi sviluppato un nuovo software chiamato PokéSynth, adibito alla creazione di varianti per i versi dei Pokémon, che, un po' come accadeva in Rubino e Zaffiro, dovevano sentirsi nell'Overworld, ma con il cosiddetto extra step. Ad esempio, in una notte estiva, se abitate fuori città e aprite le finestre, che suoni sentirete? Ecco che anche nella regione di Paldea vengono enfatizzati i versi dei Pokémon coleottero nelle ore notturne, un po' a simulare il nostro mondo. Bravissima Game Freak, ora assumi anche qualcuno che stia giorni a osservare le case del mondo reale e ne deduca che le porte servono per entrare e non per essere delle texture serrate inutilizzabili. Per favore. E siccome ho parlato di cura e di Scarlatto e Violetto nello stesso paragrafo, ristabilisco l'ordine cosmico dicendovi che per qualche motivo nei giochi di nona generazione la Escaball non serve a niente. Ma come Axoma, di nuovo gli stessi errori della seconda generazione coi giochi sviluppati da Tajiri, Masuda e la zia di Sugimori? Eh sì, perché siccome la pesca è stata rimossa come funzione per attivare incontri selvatici, alla Escaball serviva un nuovo funzionamento. Si decide quindi di darle le stesse identiche caratteristiche della Subball, rendendola quindi efficace con un tasso di 3x sui Pokémon in ambienti acquatici. Ma hanno sbagliato a programmarla e quindi è sempre 1x proprio come una Pokéball. Ora sì che vi riconosco, ragazzi. Avanti così. Proprio la pesca, però, mi consente di tornare su un gioco che di dettagli pregni di amore invece ne aveva veramente troppi. Dai, lo sapete. Sapevate che se durante l'atto della pesca il vostro Pokémon accompagnatore è particolarmente affezionato a voi, quindi ha un alto valore di felicità, sarà più probabile pescare un Pokémon? Vi spiego. Ricordate, no? Il punto esclamativo che compare ogni volta che la pesca va a buon fine.
perché non sempre infatti va a buon fine. A volte ci becchiamo quel fastidioso messaggio neanche una vecchia ciabatta. Ecco, se il coso che vi portate appresso fuori dalla Pokéball vi vuole bene, per qualche motivo diventerà estremamente meno probabile leggere l'infausta casella di testo. Era necessario? Assolutamente no. Ci fa piacere? Assolutamente sì. Saltiamo in avanti di una generazione e parliamo di due Pokémon di Unima. Il letterale primo mostriciattolo che ci viene mostrato accendendo Pokémon versione nera o Pokémon versione bianca, Minccino, e Trubbish. Sapevate che sono in un certo senso Pokémon fratelli? O meglio, sono indissolubilmente collegati tra loro in tutti i giochi dove compaiono. Le voci Pokédex di Trubbish recitano: predilige luoghi insalubri. Quelle di Minccino, invece, è un maniaco della pulizia e non sopporta neanche la più piccola traccia di sporco. Ecco, questa cosa qui è perfettamente rappresentata nei giochi dalle zone dove è possibile trovare entrambi. In nero e bianco compaiono sui percorsi 5 e 16, accanto alla grande città di Sciroccopoli, sul percorso 9, fuori Boreduopoli e dove sono situati i grandi magazzini, e all'esterno del deposito frigo, altra zona industriale. In nero 2 si trova Trubbish sul percorso 4 perché è una zona fortemente urbanizzata, mentre in bianco 2 sullo stesso percorso, che invece non è stato contaminato dalla presenza umana, si trova Minccino. E poi di nuovo, in Ultrasole e Ultraluna entrambi abitano il promontorio di Malie, guarda caso una delle città più grosse di Alola. Ma perché questa cosa? Perché Minccino praticamente stalkera i Trubbish. Siccome questi vivono negli ambienti sporchi e probabilmente contribuiscono pure a sporcare i luoghi dove si insediano, i Minccino, che invece sono maniaci delle pulizie, si recano in questi luoghi proprio per cercare di metterci una pezza. Guardate, dopo aver scoperto che in Leggende ZA Trubbish si mette a fare le feste se estraete una Pokéball davanti a lui perché nessun allenatore lo sceglie mai, ho deciso di comprare il Pokémon Fit di Trubbish. Come simbolo, perché anche i più sfortunati meritano affetto. Trattatelo bene, d'ora in poi. Povero sacchettino della spazzatura. Ah, questo vale come fatto bonus su ZA, Anche se penso che ormai lo sapessero praticamente tutti. E infine, prima di parlare del segreto del Re N, concedetemi un excursus sulla cura messa anche nei giochi Pokémon spin-off della Golden Age. Non sono qui per scomodare gli shiny del primo leggendario Pokémon Rumble per Nintendo Wii, e non sono qui nemmeno per addentrarmi nella gigantesca selva che sono i Mystery Dungeon e i Ranger per DS, anche se ci sarebbero tantissime cose da dire, ma per dedicarmi ancora una volta a uno dei titoli più insignificanti di sempre della saga Pokémon, My Pokémon Ranch su Nintendo Wii. Chiamarlo gioco è addirittura fargli una lusinga esagerata, perché di fatto si trattava di un software scaricabile a pagamento. Altro non era che un'espansione dei box di Pokémon Diamante e Perla, molto simile all'ancor più oscuro Pokémon Box Rubino e Zaffiro. Ma, siccome c'era ancora un po' di vergogna a bloccare questi servizi dietro paywall, si decise di arricchire il tutto condendolo di easter egg a destra e a sinistra. Del Fione e del Mew ottenibili depositando tot Pokémon nel ranch parleremo in uno short tra pochissimi giorni, e oggi voglio andare un pochino più a fondo. Ragazzi, c'è una lista enorme di eventi simpatici che è possibile attivare depositando certi Pokémon nel gioco. E non posso nemmeno stare a citarveli tutti, per farvi capire di quanta roba parliamo. Vi lascio la lista completa di Bulbapedia in descrizione e ve ne mostro un paio dall'unica testimonianza completa su YouTube dal canale Sir Toasty Toes. Siamo a questo livello. Zigzag Parade, depositando 25 Zigzagoon. Indovinate cosa fanno? Marciano a zigzag. Dash, attivato depositando i Pokémon protagonisti del singolare spin-off per Nintendo DS Pokémon Dash, un gioco di gare di corsa tra i Pokémon che quindi si sfideranno in una gara. Hop Hop Dance, con almeno 20 Cleffa, la versione tribale della danza dei Clefairy al Monte Luna. I Cleffa saltellano intorno a un falò. Acchiappa la talpa. Avete sentito bene. Acchiappa la talpa con i Diglett e un Pokémon di tipo roccia, che cercherà di colpirli con una sassata quando questi fanno capolino dal terreno. Keyboard, questa incredibile con tutte le forme di Unknown che si dispongono a formare una tastiera QWERTY. Sumo Parade, 20 o più Makuhita o Ariyama. Un Mii li dispone sul perimetro di un ring di sumo e quando si posiziona al centro del ring, questi iniziano a inchinarsi a tempo. Cioè, io mi fermo qui, ma di cosa parliamo? Signore e signori, anche questa volta, con di mezzo la Milan Games Week, è stato un lavoraccio. Vi chiedo allora se magari non vi perdete un episodio, guardate spesso i miei video, o se questo è il primo che vedete e vi sta piacendo, se vi va di iscrivervi al canale. Per voi è gratuito e potete sempre cambiare idea e mi date una grossa mano a crescere.
possiamo arrivare a 200.000 iscritti. Grazie di cuore a tutti. E veniamo a noi. Che N, il sovrano del Team Plasma di Pokémon Nero e Bianco, sia un personaggio quantomeno misterioso non devo di certo dirvelo io. Parliamo di un rivale scritto appositamente per risultare criptico e dai contorni fumosi. Ma credetemi, anche io, fino a oggi, non avrei mai immaginato quanto. Sappiamo che sia lui che il padre Gechis nell'ispirazione hanno qualcosa a che fare con la musica. Gechis, il cui nome giapponese è G-Chis, da leggersi come Getsis alla tedesca, prende il nome dall'omonimo tritono Sol Do diesis. Risulta interessante perché questo tritono, ovvero a parole semplici un intervallo di 3 toni tra una nota e l'altra, è così dissonante da essersi guadagnato nel corso del XVIII secolo il titolo di Diabolus in musica, dal latino letteralmente il diavolo in musica. Proprio questo tritono, inoltre, compare, guarda un po', nei timpani che compongono il suo tema musicale. Per quanto riguarda N, invece, la questione è un po' più complessa. Anzitutto, ciò che sto per citarvi proviene esclusivamente da fonti ufficiali, e non da fonti ufficiali qualsiasi, ma niente di meno che dal blog di Junichi Masuda, game director e compositore di Pokémon Nero e Bianco. Io ve lo lascio in descrizione già sulla pagina di riferimento. Ma sentite qui, dalla bozza iniziale sull'ispirazione di N. Il vero nome di N è Natural Harmonia Gropius. N viene da Natural Number. N è oltre l'umano. Ha particolare talento per la matematica ed è chiamato il mago della matematica. Riprendo dalle parole di Masuda. Poiché la bozza iniziale è stata creata con questi contenuti, la musica viene pensata partendo da questa idea. Essendo lui un genio della matematica, lui stesso, 1, rappresenta il numero dei divisori, un numero naturale più grande del numero 1. Sì, numero primo. La musica è stata creata proprio basandosi su questo numero primo. Ok. Ve la faccio semplice, ma sappiate che scoprire tutta questa roba ha cambiato per sempre la mia idea di Junichi Masuda. Masuda non è solo un compositore virtuoso, Masuda è un mostro, ragazzi. Prendiamo il tema di battaglia di N, le prime 8 note. Dando un numero alle note naturali, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, partendo dal cosiddetto Do centrale al centro del pianoforte, che sarà quindi il nostro numero 1, quelle 8 note sono i numeri 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. I primi 8 numeri primi perfettamente in scala. Eccovi spiegato a parole molto semplici perché il suo tema di battaglia suoni così strano e perfettamente in linea con la bozza del personaggio. Ma non è finita qui. Vi ho promesso una chicca sulle rovine degli abissi, e allora eccovela. Le iscrizioni al loro interno, sulla cui traduzione non mi dilungo, parlano di un re. Il re ha coraggio, il re ha speranza, il re ha dei sogni, e via dicendo. C'è un'iscrizione, però, che a chiunque sarà apparsa dissonante, diversa da tutte le altre e apparentemente insensata. Insensata fino ad ora. I numeri primi portano alla verità. Brividi. Lunga vita al re N, a Junichi Masuda e alla quinta generazione Pokémon. A presto.